Ciao a tutti, amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di dicembre 2022. Abbiamo la carta dell'imperatrice, amici del Capricorno. Periodo di espansione, quindi, di prosperità, di abbondanza e perché no, per qualcuno si può trattare di qualche argomento inerente alla madre o alla maternità. Andiamo a vederlo con i tarocchi nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e trovate anche il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Allora, partiamo con un 4 di spade, un 7 di bastoni e la regina di bastoni. Allora, qui ragazzi, con i 4 di spade ho la sensazione che qualcuno sia stato o si sia comunque isolato, può ancora essere una condizione che state vivendo, per ricaricarvi le pile, per rigenerarvi. In realtà vi dirò, la carta del 4 di spade molte volte io la leggo anche come se fosse la carta del masochista e qui un po', diciamo, lo sento perché abbiamo questo 7 di bastoni. Quindi è un po' come lo stare sotto queste spade sdraiati, nella speranza che non caschino. La persona letteralmente sta pregando perché non le caschino le spade addosso. Quindi è consapevole che il tipo di situazione che sta vivendo non è ottimale, ma continua comunque a rimanere lì. Può anche essere che continui a rimanere lì perché ha bisogno di riposarsi, fondamentalmente, ha bisogno di ricaricare le pile, ha bisogno di ritemprarsi. Però, avendo questo 7 di bastoni, è un po' come se ci fosse questa energia di lotta da parte vostra nei confronti del mondo esterno in generale. Per qualcuno fa riferimento a questioni che distraggono, mi verrebbe da dire. Lo andiamo poi a vedere con i mini tarocchi. Abbiamo anche la regina di bastoni e la regina di bastoni può essere una madre, può essere comunque una persona di riferimento, può essere la vostra volontà di diventare madre anche per qualcuno o semplicemente di gestare quello che è un progetto. Per molti credo che faccia riferimento al lavorare con il proprio lato femminile, con il proprio essere e sentirsi donna. Se siete uomini si parla di come voi riuscite a vivere il vostro lato femminile, quindi ehm, l'essere sensibili nei confronti degli altri, l'essere ricettivi, riuscire ad essere anche passivi, perché anche questo alle volte per i maschi è un po' difficile perché sono molto young, molto attivi, no? Diciamo che si potrebbe trattare di un progetto, perché comunque anche qui ho un 3 di pentacoli. È come se fosse un qualche tipo di nuovo percorso, di nuova strada, di nuova collaborazione. C'è con il 7 di coppe una serie di possibilità che si aprono davanti a voi. Fate attenzione perché il 7 di coppe è sempre una carta un po' ingannevole, nel senso che è vero, ci sono tante possibilità, ma molte di queste possibilità sono pure illusioni, mentre altre sono possibilità che in effetti potrebbero nascere, e abbiamo l'asso di coppe. Quindi sono da valutare semplicemente attentamente. 10 di bastone è una carta di chiusura ciclo e poi abbiamo un asso che è una carta di inizio ciclo. Quindi qui ci si lascia indietro probabilmente questa situazione un po' di pesantezza. Io credo che molte persone stiano nella situazione dove sono proprio perché non riescono a lasciare indietro quelle che sono le aspettative degli altri. È un po' come se si stesse in questa situazione perché è quello che si aspetta qualcun altro. Io vi dico che qui le responsabilità verranno restituite al mittente perché con questo 7 di coppe vi si apriranno un pochettino gli occhi
E poi c'è un nuovo inizio. L'asso di coppa è un'apertura del cuore, un nuovo inizio. Se siete single, parla di un innamoramento, parla di un nuovo, anche di una nascita, perché avete l'imperatrice, parla di maternità, eh? E parla anche di un nuovo tipo di amore che non necessariamente deve essere quello romantico, può anche essere per un lavoro, ipotesi, la passione per il lavoro, quelle cose lì. È semplicemente un'apertura del cuore, è l'inizio di qualche cosa di grande, diciamo così. Bene, andiamo a vedere con Oh, avevo delle carte girate. Andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta ancora più in profondità. Cerco di darvi dei dettagli in più. Io intanto, per chi non lo sapesse, vi comunico che sono aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi di livello intermedio. È un corso online, non è registrato, quindi potrete interagire con me. È anche un corso a numero chiuso. Se vi interessa sapere la modalità di partecipazione, insomma, al programma e altri dettagli, vi invito a guardare il video che ho già pubblicato e che trovate comunque qui sotto nella descrizione. C'è il link e potete guardare già quello. Ok, andiamo a vedere il 4 di spade. 5 di pentacoli, 8 di spade e 10 di pentacoli. Sì, ripeto, la sento molto questa volta come fosse la carta del masochista e mi viene un po' confermato da questo 5 di denari. C'è stato qualche tipo di delusione probabilmente ehm, che vi ha portato un pochettino giù. È per quello che c'è bisogno anche di rigenerare le forze, di rigenerare eh, sì, sia le pile da un punto di vista fisico, ma è anche proprio un recupero da un punto di vista soprattutto mentale. Andiamo avanti, vediamo 7 di bastoni. Wow, abbiamo il mondo e la regina di denari. Mm. Allora, ho come la sensazione che qui ci sia qualche situazione familiare che vi tenga un pochettino bloccati. Credo perché la famiglia ce l'ho anche qui, ragazzi. E quando c'è la regina di denari, normalmente è una madre, diciamo una di quelle madri che provvede da un punto di vista pratico all'educazione dei figli, ma non educa i figli da un punto di vista emotivo, perché lei stessa non ha sviluppato una maturità emotiva. È una donna, diciamo, piuttosto centrata sulle questioni materiali. E qui ho come la sensazione che ci sia una lotta, perché comunque avete la carta del 7 di bastoni, o nei confronti di questa regina di pentacoli, qui avevamo l'imperatrice, oppure parla del vostro modo di percepire voi stessi o un determinato ruolo. La carta del mondo parla di trasferimenti, parla di traslochi, parla di cambi, parla di chiusure cicli e inizio nuovi cicli. Ok, quindi è come se si stesse preparando il terreno per cambiare qualche cosa. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Abbiamo un 3 di wow, un 3 di coppe e un cavaliere di coppe. Uh, Questa regina, nello specifico, potrebbe rappresentare una persona. Innanzitutto potrebbe essere che si tratti di una relazione a tre, se fosse per voi una relazione romantica, perché comunque c'è questo 3 di coppe e il cavaliere di coppe. Se non fosse così, sento che potrebbe essere una persona intorno a voi alla quale potreste rivolgervi per cercare un aiuto, per cercare conforto. Mm, sì, è un... Ha a che vedere anche la regina di bastoni con quello che è la femminilità. E... Sì, ho la sensazione che dobbiate farvi aiutare dagli amici o da un'amica in particolare. Andiamo a vedere il 3 di denari. Abbiamo la carta del Papa e un re di coppe.
Allora, se state vivendo in una relazione, ragazzi, qui è proprio qualcosa inerente al ruolo e lo vediamo qui. È come se le cose non fossero mature per essere ufficializzate, è come se non ci fosse un progetto ancora di vita comune, non ci fosse la possibilità di fare espandere questa relazione. Andiamo a vedere 7 di coppe. 6 di pentacoli. Asso di coppe al contrario e 10 di coppe. È come se vi dicessero di trovare un equilibrio tra i nuovi inizi, quindi tra quello che voi volete, che può essere, come vi dicevo, il progetto, e quello che potrebbe essere gli impegni familiari che qui vediamo. Sì, la carta del 6 di denari è proprio quella che dice di dare, ma dare il giusto, perché è una carta di forte generosità, comunque. Difatti, cercate di restituire le responsabilità a chi di dovere, quelle che non sono vostre, non ve le sobbarcate, perché il 10 di bastoni è una carta di forte esaurimento energetico e qui siete già in quella fase dove avete bisogno voi di essere coccolati. Qui invece siete ancora voi che vi prendete cura degli altri. Andiamo a vedere il 10 di bastoni comunque. Abbiamo un 9 di coppe e un cavaliere di denari. Sì, guardate, l'importante è vederlo, l'importante è iniziare a mettere le cose in equilibrio. Poi piano piano, perché questo cavaliere di denari è veramente lento, però arriva il 9 di coppe, arriva quello che è l'appagamento, quello che è il sogno. Andiamo a vedere l'asso di coppe, se le giro è meglio. 2 di spade. E regina di spade al contrario. È come se ci fosse una sorta di uscita dai dubbi qui. Se qui vi state chiedendo che cosa è compito mio e che cosa è compito magari di qualche sorella, qualche cugino, perché comunque qui c'è un gruppo di persone e una donna singola e qui avevamo i pensieri inerenti alle questioni familiari, quindi è come la sensazione che ci si debba mettere d'accordo per occuparsi di qualcuno o di qualche tipo di responsabilità di casa. Piano piano si arriva ragazzi, c'è questo nuovo inizio, c'è questo nuovo inizio. Tenete presente che appunto con il Cavaliere di Denari le cose sono un pochettino lente. Andiamo a vedere per i single cosa riesco a dirvi di più. Scrivetemi poi come vi risuona nei commenti perché chiaramente ognuno lo applica poi alla sua realtà. Wow! 7 di pentacoli, la ruota della fortuna. E il sole, ma ragazzi, bellissimo! È solo questione di tempo e poi le cose gireranno. Il sole parla di prosperità, di abbondanza, di sentimenti genuini, di qualche amico che magari vi farà una proposta, ok? Perché potrebbe anche essere vista così. O amica, chiaramente. Ed è una carta di forte protezione e con la ruota della fortuna si chiude un ciclo per aprirne uno nuovo. Qui vediamo che si apre uno nuovo. Qua siamo alla fine di dicembre, quindi inizio 2023, quindi ci siamo, ragazzi. È questione solo di tempo, portate pazienza, però state andando verso la prosperità, verso l'abbondanza, verso quello che è l'espansione dei vostri progetti. Andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione, che tipo di dinamiche potrebbero esserci, che tipo di consiglio vi vogliono dare. Amanti al contrario. Amanti al contrario, cavaliere di denari che avevamo già qui e la sacerdotessa.
Ecco, qui ho la sensazione che la persona di cui ci si debba occupare, sia voi stessi. Nel senso che, quando la carta degli amanti al contrario parla normalmente di un disequilibrio all'interno della coppia, perché probabilmente uno dei 2 è un po' più lento rispetto all'altro, oppure potrebbe parlare semplicemente di voi stessi e del fatto che dobbiate lavorare un po' meglio sul vostro amor proprio e su quello che è l'ascoltare il vostro intuito per, diciamo così, navigare meglio in questo tipo di situazione. Mi dicono di far leva sulla femminilità, sul vostro potere carismatico. Quando c'è la sacerdotessa si è in grado di captare le informazioni, tradurle e con la regina di bastoni si è abbastanza abili da, come vi posso dire, usare la femminilità a vostro favore. Anche se siete uomini, c'è una parte, diciamo, femminile nel senso di carismatica, io intendo, ecco, forse femminile non è la parola esatta. Carismatica. Ok, andiamo a vedere un ultimo oracolo per chiudere la lettura. Per i nostri amici del Capricorno. Quante? Prendo solo quelle scoperte. Wow, guardate, allora, questa carta parla, come dire, sì, di questioni, come vi posso spiegare? È un po' l'energia della sacerdotessa, mettiamola così. È qualche cosa che si sa, è qualche cosa che si ha dentro. Non si sa bene perché, però si sa quella cosa lì. È quel sesto senso, che non si capisce da dove arrivi, però c'è e ci dice quello che è l'intuito, se stiamo andando bene o no. Quindi, è una carta, diciamo così, che vi invita a farvi guidare dal vostro sé superiore o eventualmente di farvi aiutare da qualche guida che possa fare delle predizioni e parla anche di decisioni questa carta. Poi abbiamo, questa è una carta bellissima, risultati, la carta numero 6 e parla comunque di completamento, di aver raggiunto un obiettivo. Vi ricordo che qua avete 2 10, avete la carta del mondo che parla di completamento, anche qui c'è un 10. E poi abbiamo l'arcangelo Aniel che parla di benedizioni, anche qui di intuizioni, quindi molto forte l'energia della sacerdotessa e parla anche di benedizioni. Amici del Capricorno, io spero che la lettura vi sia stata utile. Se volete supportare il mio lavoro potete sempre mettere like, potete iscrivervi, potete condividere, fare una donazione, commentare. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io ci tengo ad augurarvi un buon Natale, vi auguro di trascorrerlo felicemente e con le persone a voi care, in piena abbondanza e in piena armonia. Io vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.